Il cibo come arma. Proseguendo il nostro viaggio attraverso la piramide, abbiamo appreso come le agenzie interne alla FCC ricevano ordini dalle grandi aziende del settore. Abbiamo anche esplorato il ruolo dei giganti del petrolio nel plasmare non solo l'industria petrolifera, ma anche la finanza, la geopolitica e persino la medicina. Abbiamo visto i nomi di Rockefeller e di Rothschild disseminati nella storia di queste istituzioni. In questo capitolo esamineremo le affermazioni sul coinvolgimento di questi stessi personaggi nell'agricoltura e nell'industria alimentare. Alcuni ricercatori ritengono che questi cartelli stiano tentando di manipolare e forse persino controllare l'approvvigionamento alimentare mondiale. Scopriremo se le preoccupazioni relative agli alimenti geneticamente modificati siano fondate o se i governi del mondo abbiano già utilizzato o potrebbero utilizzare di nuovo il cibo come arma, il paradigma attuale dell'alimentazione e dell'agricoltura. L'attuale paradigma della produzione alimentare, gran parte del mondo moderno, prevede la coltivazione di cibo su larga scala, spesso definita agricoltura industriale o allevamento intensivo, con l'obiettivo di massimizzare produzione e profitti e minimizzare i costi. Questa agricoltura intensiva spesso comporta l'uso massiccio di pesticidi tossici su colture geneticamente modificate. Degli oltre 9 miliardi di animali allevati per la produzione alimentare negli USA, ogni anno la stragrande maggioranza proviene da allevamenti intensivi. I più grandi di questi sono anche chiamati allevamenti intensivi o CAFO. I CAFO sono allevamenti intensivi su larga scala in cui gli animali sono tenuti in recinti ristretti, impossibilitati a muoversi liberamente o a pascolare all'aperto. Nei CAFO vengono allevati polli, maiali e bovini. Negli ultimi anni le critiche nei confronti di questo tipo di allevamento si sono fatte sempre più insistenti. Questi allevamenti non solo sono degradanti e pericolosi per gli animali, ma contribuiscono notevolmente all'inquinamento delle comunità locali circostanti. La principale fonte di questo inquinamento proviene dagli oltre 440 milioni di tonnellate di letame prodotte ogni anno dagli animali allevati in spazi ristretti negli USA. Per legge, gli allevamenti intensivi non sono tenuti a trattare questi rifiuti. Nonostante le chiare prove dei danni all'ambiente e alla salute umana, gli allevamenti intensivi continuano ad utilizzare lagune di liquami e sistemi di irrorazione. Nel 1972 il Congresso degli Stati Uniti ha approvato il moderno Clean Water Act e ha incaricato l'EPA di regolamentare gli allevamenti intensivi. Tuttavia gli attuali standard dell'EPA consentono alle lagune di continuare a inquinare a causa di scappatoie che permettono agli allevamenti intensivi di persistere. Inoltre, negli Stati Uniti, quasi ogni aspetto del sistema di produzione alimentare industriale è lattamente concentrato e controllato da pochi mega produttori. Secondo un rapporto del 2019 di Open Markets intitolato Food and Power, che affronta il tema della monopolizzazione nel sistema alimentare americano, quasi tutte le sementi, pesticidi e gli erbicidi acquistate dagli agricoltori provengono da una manciata di grandi multinazionali del settore agricolo. Citazione: negli ultimi 2 decenni la crescente concentrazione del settore agricolo è coincisa con un aumento dei prezzi dei fattori di produzione agricola più rapido rispetto ai prezzi che gli agricoltori ricevono per i loro raccolti. Le sementi sono spesso progettate per non germinare e per non produrre frutti dopo un solo raccolto, costringendo gli agricoltori ad acquistare nuove sementi a ogni stagione. Le multinazionali acquisiscono inoltre il controllo sui prodotti attraverso l'abbinamento di sementi e prodotti chimici che intrappola gli agricoltori in un circolo vizioso di pesticidi, rendendoli dipendenti sia dalle sementi innovativi dell'industria che dai prodotti chimici per ottenere un raccolto sano. Questo regime combinato di sementi e prodotti chimici aumenta anche i costi di produzione per gli agricoltori. I dati dell'USDA mostrano che il costo per acro delle sementi di soia e mais è aumentato drasticamente tra il 1995 e il 2014, rispettivamente del 30-31% e del 321%. L'attuale paradigma alimentare dominante, con il suo modello di business tossico, violento e monopolizzato, è nato dalla rivoluzione verde degli anni 50 e 60. Il presidente messicano Manuel Ávila Camacho invitò la fondazione Rockefeller nel paese per studiare e modernizzare l'agricoltura messicana. Nel 1943 Norman Borlaug, genetista vegetale, e il suo team di ricercatori si recarono in Messico e diedero il via alla cosiddetta rivoluzione verde. Borlaug fu finanziato dalla fondazione Rockefeller e dalla fondazione Ford, entrambe interessate a stabilire standard agricoli internazionali che andassero a vantaggio dei loro conti bancari. Sebbene la rivoluzione verde venga spesso considerata un successo grazie all'aumento dei raccolti e all'apparente calo della mortalità infantile, vi è anche un crescente numero di prove che indicano come l'uso massiccio di pesticidi abbia causato un aumento degli effetti negativi sulla salute, tra cui il cancro. In particolare il glifosato, l'erbicida più utilizzato al mondo, prodotto dal colosso agroalimentare Monsanto, ora di proprietà di Bayer, è stato collegato a numerosi casi di cancro e ha portato a risarcimenti multimiliardari a carico dell'azienda. Bayer spera di arginare l'ondata di cause legali portando la questione alla Corte Suprema degli Stati Uniti.
È importante notare che le stesse megacorporazioni coinvolte nell'industria petrolifera e farmaceutica sono anche le forze trainanti della rivoluzione verde. La rete Standard Oil di Rockefeller e i loro partner nel settore dei fertilizzanti, in particolare DuPont, Dow Chemical e Hercules, hanno trattato enormi benefici dall'apparente rivoluzione dall'agricoltura. Tuttavia, quando una nazione del terzo mondo in difficoltà non poteva permettersi le nuove tecnologie necessarie per la partecipazione ai programmi, la Chase Manhattan Bank, controllata da Rockefeller, si alleò con la Banca Nazionale e il Fondo Monetario Internazionale per offrire prestiti che a loro volta garantivano alla banca la proprietà di risorse e attività finanziarie nel caso in cui le nazioni non fossero riuscite a saldare i propri debiti. Un altro risultato della rivoluzione verde è la cosiddetta rivoluzione genetica, che ha reso popolare l'uso di organismi geneticamente modificati o alimenti geneticamente modificati. Ancora una volta i protagonisti della rivoluzione genetica sono gli stessi della rivoluzione verde, il cartello delle grandi case farmaceutiche e l'oligarchia petrolifera. La IG Farben, legata ai Rockefeller e al nazismo, ha filiali come Bayer Crop Science e BASF Plant Science e collabora con Dow AgroScience, DuPont Biotechnology e la famigerata Monsanto. Tutte queste aziende beneficiano dei finanziamenti della Fondazione Rockefeller, della Fondazione Ford, della Fondazione Bill e Melinda Gates e di organizzazioni simili. OGM, sicuri o pericolosi? Prima di proseguire spieghiamo cosa sono gli OGM. Un OGM è qualsiasi organismo in cui il patrimonio genetico è stato alterato mediante ingegneria genetica e nello specifico un organismo la cui modifica non avviene naturalmente attraverso l'accoppiamento o la ricombinazione naturale. Sebbene l'argomento sia molto più vasto di quanto possiamo trattare in questa trasmissione, la storia è molto simile a quella della rivoluzione verde. I sostenitori affermano che ha aumentato i raccolti e sollevato gli agricoltori dalla povertà, mentre i critici sostengono che la rivoluzione verde in generale e gli OGM in particolare abbiano portato ad un aumento dell'uso di pesticidi e ad una serie di potenziali problemi di salute. Quindi, quanto sono vere queste affermazioni? Il consenso generale è che gli OGM siano assolutamente sicuri e chiunque affermi il contrario è un buffone antiscientifico. Esistono numerosi siti scientifici dedicati a smentire le affermazioni sui danni degli alimenti geneticamente modificati e non si viene certo considerato una persona credibile e intelligente per aver messo in discussione una sicurezza di questa tecnologia. Analizziamo ora le affermazioni del movimento anti-OGM. Le preoccupazioni riguardano la contaminazione degli alimenti non geneticamente modificati, l'influenza delle aziende biotecnologiche e delle grandi imprese sul controllo governativo della filiera alimentare da parte delle stesse aziende, la preoccupazione dell'uso di erbicidi, in particolare il glifosato, e le accuse di voler giocare a far Dio manipolando geneticamente diverse forme di vita. Alcuni critici temono inoltre le implicazioni dei brevetti e dei diritti di proprietà intellettuale applicati a piante e semi. La resistenza agli alimenti OGM della Monsanto è culminata nella marcia internazionale contro la Monsanto svoltasi in centinaia di città in tutto il mondo il 25 maggio 2013. Persone in tutto il mondo hanno chiesto l'etichettatura degli alimenti contenenti OGM. Signora Presidente, questo è un emendamento molto conservatore che afferma che il popolo americano dovrebbe avere il diritto di sapere cosa c'è nel cibo che mangiano i loro e i loro figli, e se tale cibo contiene prodotti geneticamente modificati. Questo emendamento concede l'autorità di etichettare gli alimenti geneticamente modificati, ne è un obbligo, ma concede tale diritto, cosa che tra l'altro è già in atto in 49 paesi in tutto il mondo. Se i cittadini di Inghilterra, Germania, Francia e decine di altri paesi hanno etichette che permettono loro di sapere se stanno mangiando cibo contenente prodotti geneticamente modificati, gli Stati Uniti dovrebbero avere questo diritto. Chiedo un voto favorevole. L'opposizione è cresciuta costantemente durante la presenza di Barack Obama, man mano che l'opinione pubblica si stancava del rapporto di andirivieni tra Monsanto e la Casa Bianca. Questa pratica era iniziata prima dell'amministrazione Obama con l'amministrazione Bush e Clinton, che avevano entrambe intrattenuto rapporti favorevoli con dirigenti di Monsanto, Syngenta, Dow, DuPont e altre aziende biotecnologiche produttrici di pesticidi. Sebbene gran parte dell'opposizione agli OGM si concentri su agenzie governative corrotte e conflitti di interessi, la maggior parte delle preoccupazioni sembra provengano dal timore di danni alla salute umana derivanti dal consumo di alimenti derivati da ingegneria genetica. Uno dei principali studi che ha evidenziato potenziali danni è lo studio Seralini nel 2012, che prende il nome dal ricercatore principale. Lo studio, originariamente pubblicato sulla rivista Food and Chemical Toxicology, ha fatto notizia quando ha riportato che i ratti studiati per 2 anni ed esposti al labirinto di mais geneticamente modificato tollerante alla Roundup di Monsanto morivano da 2 a 3 volte di più rispetto ai ratti che non si nutrivano di mais OGM.
Lo studio sosteneva inoltre che le ratte femmine sviluppassero tumori più frequentemente rispetto a quelle nutrite con mais non OGM. Le immagini degli enormi tumori sui ratti sono diventati virali e si sono diffuse ovunque su internet. La controversia è stata rapidamente seguita da proteste da parte di diverse aziende a favore degli OGM e di enti di regolamentazione alimentari. I detrattori hanno affermato che gli scienziati si erano macchiati di frode o che la razza di ratto Dolly utilizzata nell'esperimento presentava un'elevata incidenza di tumori e che pertanto gli OGM non potevano essere ritenuti responsabili dei risultati. Poco dopo la rivista Food and Chemical Toxicology ha ritirato lo studio Serralini e al pubblico è stato comunicato che gli OGM erano completamente sicuri. E così si è conclusa la saga Serralini. In realtà, nonostante i media mainstream abbiano riportato la notizia del ritiro dello studio, la verità è un po' più complessa. Sebbene i redattori di Food and Chemical Toxicology abbiano affermato di ritenere che il tipo di ratto utilizzato potesse influenzare l'esperimento, non hanno respinto completamente i risultati dello studio. In realtà la ritrattazione afferma: in definitiva, i risultati presentati, pur non essendo errati, sono inconcludenti e pertanto non raggiungono la soglia di pubblicazione per la tossicologia alimentare e chimica. Persino l'affermazione che i risultati inconcludenti non siano pronti per la pubblicazione sulla rivista sembra essere una menzogna, considerando altri studi pubblicati che giungono anch'essi a risultati inconcludenti, inclusi altri studi che coinvolgono lo stesso mais OGM della Monsanto. Il ricercatore William Handgall ha inoltre evidenziato evidenti conflitti di interesse emersi nei mesi successivi alla pubblicazione dello studio Serralini. Handgall ha scritto: poi improvvisamente nel maggio 2013, 6 mesi dopo la pubblicazione dello studio Serralini, Elsevier ha annunciato la creazione di una nuova posizione di redattore associato per le biotecnologie. La persona assunta per ricoprire tale ruolo era Richard E. Goodman, un ex dipendente della Monsanto che collaborava anche con l'organizzazione lobby pro OGM della Monsanto, l'International Life Science Institute, che sviluppa metodi di valutazione del rischio favorevoli all'industria per gli alimenti OGM e ai contaminanti chimici alimentari e li inserisce nelle normative governative. Il 24 novembre 2013, 6 mesi dopo che Goodman aveva assunto la responsabilità delle questioni relative all'OGM presso la rivista, il dottor E. Wallace Hayes, direttore del Journal of Food and Chemical Toxicology, avrebbe deciso di ritirare lo studio condotto dal team del professor Serralini. Dopo che il suo studio fu ritirato e il suo nome infangato, il professor Serralini vinse una causa per diffamazione contro una rivista che aveva definito la ricerca condotta da lui e dal suo team una frode scientifica. Inoltre, nel 2014, il suo team riuscì a far ripubblicare lo studio sulla rivista Environment Science Europe. I ricercatori utilizzano ancora una volta il ceppo di ratto Spray Dolly, un fatto che riconoscono sottolineando anche che questo ratto era comandato per i test di tossicologia cronica dal Programma Nazionale di Tossicologia degli Stati Uniti e che viene utilizzato anche dalla stessa Monsanto nel loro studio di 90 giorni. Nella conclusione finale dello studio pubblicato scrivono: considerati nel loro insieme i significativi disturbi biochimici e fallimenti fisiologici documentati in questo lavoro, dimostrano che la conclusione degli autori della Monsanto, secondo cui le indicazioni iniziali di tossicità d'organo riscontrate nel loro esperimento di 90 giorni non erano biologicamente significative, non è giustificabile. Proponiamo che gli OGM commestibili in agricoltura e le formulazioni complete di pesticidi debbano essere valutati a fondo e sottoposti a studi a lungo termine per misurarne i potenziali effetti tossici. Una corruzione della scienza. Ancora una volta abbiamo un esempio di come i media mainstream travisino una notizia. In questo caso uno studio scientifico e le aziende che trarrebbero profitto da questa vicenda esercitino pressioni sulla comunità scientifica per ottenere dei cambiamenti. Come abbiamo già dimostrato in questa serie, i media mainstream sono uno strumento nelle mani dell'elite e dei servizi segreti. Inoltre, come nel caso della corruzione della scienza da parte delle grandi compagnie di telecomunicazione del cartello farmaceutiche, gli studi scientifici possono essere alterati, la ricerca può essere definanziata e gli scienziati possono essere apertamente minacciati fino al raggiungimento di un risultato favorevole. Il fatto è che le agenzie che ci viene detto dovrebbero regolamentare e proteggere la nostra filiera alimentare e l'ambiente, il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti, la FDA, l'EPA degli Stati Uniti e agenzie simili in tutto il mondo, sono in gran parte asserviti allo stesso modo della FCC, del CDC e di altre agenzie federali. Per un motivo o per l'altro queste agenzie sembrano determinate ad ignorare, mettere a tacere o screditare le ricerche che indicano i potenziali pericoli degli OGM o dei pesticidi. Un esempio: Jonathan Lundgren, un entomologo che lavora per il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti, ha presentato una denuncia per aver soppresso la sua ricerca, la quale aveva scoperto che alcuni pesticidi potevano avere un impatto negativo sulle popolazioni di api e farfalle. L'USDA ha cercato di respingere la denuncia di Lundgren, considerandola futile e basata su accuse speculative e infondate.
Tuttavia i tribunali si sono pronunciati a favore dell'Lundgren. Inizialmente l'Lundgren aveva presentato una denuncia interna nel settembre 2014 accusando l'USDA di ritorsioni nei suoi confronti a causa della sua ricerca. La denuncia è stata respinta dall'USDA e l'Lundgren è stato sospeso nell'ottobre 2014. La sospensione è durata 3 giorni, dopo che gli investigatori dell'USDA hanno trovato delle email tra i suoi collaboratori di ricerca contenenti battute indecenti. Il 28 ottobre 2015 Lundgren ha presentato una denuncia alla Merit System Protection Board federale dopo che i suoi superiori avrebbero iniziato ad ostacolare o scoraggiare la sua ricerca e le conseguenti pubblicazioni. Nella sua denuncia Lundgren ha affermato di essere stato sospeso dal suo superiore per rappresaglia a causa della sua ricerca sui pesticidi nicotinoidi e per aver promosso un'indagine sia sul Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti che sull'Agenzia per la Protezione Ambientale. L'esperienza di Jonathan Lundgren non sembra essere un caso isolato. Secondo l'organizzazione Public Employees of Environmental Responsibility, che rappresenta Lundgren, almeno 10 scienziati dell'USDA sono stati oggetto di indagine o hanno subito altre conseguenze a seguito di ricerche che mettevano in discussione la sicurezza di alcuni prodotti chimici agricoli. Nel 2015 PIR ha presentato un ricorso legale al Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti chiedendo nuove norme che rafforzassero la tutela del posto di lavoro per gli scienziati governativi le cui ricerche mettono in discussione la sicurezza dei prodotti chimici agricoli. A fine dicembre 2016 i ricercatori dell'Istituto Nazionale Francese per la Ricerca Agricola hanno confermato le accuse di conflitti di interesse nella ricerca sugli OGM. Lo studio ha rilevato che quasi la metà degli studi sulle colture geneticamente modificate presentava conflitti di interesse. Lo studio ha inoltre concluso che gli studi sugli OGM con i conflitti di interesse avevano una maggiore probabilità di giungere a conclusioni favorevoli agli alimenti geneticamente modificati. I ricercatori hanno esaminato 579 studi pubblicati e hanno scoperto che circa il 40% presentava almeno un conflitto di interesse. In questi casi il conflitto era tipicamente legato al fatto che qualcuno coinvolto nello studio lavorava anche come dipendente di un'azienda produttrice di OGM o aveva ricevuto finanziamenti direttamente da tale azienda. Il direttore della ricerca presso l'Istituto Nazionale Francese per la Ricerca Agricola ha dichiarato ai media: «Pensavamo di trovare conflitti di interesse, ma non pensavamo di trovarne così tanti». Sono proprio questi conflitti di interesse che hanno indotto gran parte dell'opinione pubblica a guardare con scetticismo alle dichiarazioni ufficiali sulla scienza degli alimenti geneticamente modificati. Sebbene la FDA abbia minimizzato qualsiasi tentativo di etichettare gli alimenti OGM come potenzialmente pericolosi, i documenti inediti della FDA dimostrano che l'agenzia era a conoscenza di possibili rischi per la salute umana già nel 1991. I documenti sono stati resi pubblici grazie ad una causa intentata da Steven Drucker, avvocato per la tutela dell'interesse pubblico, direttore esecutivo dell'Alleanza Biointegrity. Drucker ha ottenuto 44.000 pagine di messaggi promemoria e rapporti della FDA e li ha pubblicati nel suo libro Gene alterato, verità distorta. In uno di questi documenti, la dichiarazione di politica della FDA del 1992 sugli alimenti derivati da nuove varietà vegetali, si afferma che l'agenzia, cito testualmente, non era a conoscenza di alcuna informazione che dimostrasse che gli OGM differissero in modo significativo dagli altri alimenti, nonostante i promemoria mostrassero che i ricercatori avevano effettivamente dubbi sulla sicurezza degli alimenti geneticamente modificati. Un funzionario della FDA addetto alla conformità ha scritto che l'agenzia stava cercando di forzare una soluzione a tutti i costi, tentando di giungere alla conclusione definitiva che non vi sia alcuna differenza tra gli alimenti modificati tramite ingegneria genetica e quelli modificati con le pratiche di selezione tradizionali. I processi di ingegneria genetica di allevamento tradizionali sono diversi e, secondo gli esperti tecnici dell'agenzia, comportano rischi differenti. È evidente che la questione della sicurezza degli alimenti e dei pesticidi geneticamente modificati è più complessa di quanto sembri. Se guardiamo oltre i titoli dei media mainstream, ci rendiamo conto che la scienza non ha ancora raggiunto un consenso definitivo. Il cibo come arma di guerra. Un'ultima area di ricerca estremamente pertinente al dibattito su quello che potremmo definire il grande settore alimentare riguarda la storia dell'uso del cibo come arma in tempo di guerra. Nel corso della storia, sia antica che moderna, troviamo esempi di nazioni in guerra che hanno utilizzato il cibo per distruggere il nemico o rafforzare gli alleati. Fornire o negare cibo durante un conflitto è altrettanto potente quanto armi da fuoco, droni e missili. Controllare l'accesso al cibo da parte dell'avversario è fondamentale in tempo di guerra e può anche essere una tattica negoziale. Talvolta il cibo viene utilizzato come arma, distruggendo il raccolto o impedendone la spedizione in altre località. L'espressione salare la terra deriva dal rituale di spargere sale nel terreno di una terra conquistata, nel tentativo di impedire la ricrescita dei raccolti.
Gli Stati Uniti hanno storicamente utilizzato il cibo come strumento di politica estera, fornendo aiuti alle nazioni che aderiscono a programmi favoriti dagli Stati Uniti e dai loro alleati e imponendo embarghi e dazi doganali sui prodotti alimentari per le nazioni che non si conformano. Negli ultimi anni si è anche discusso dell'utilizzo del cibo come strumento di ricatto per costringere le nazioni ad adottare programmi di controllo demografico. Gli Stati Uniti, attraverso l'Agenzia per lo Sviluppo Internazionale, hanno fornito un sostegno sempre maggiore ai programmi di controllo demografico e di pianificazione familiare in tutto il mondo in via di sviluppo. Questo potrebbe sembrare assurdo, ma un memorandum del 1974 redatto dall'ex segretario di Stato Henry Kissinger delinea l'intero piano. Il memorandum, intitolato Memorandum di studio sulla sicurezza nazionale, 200 implicazioni della crescita demografica mondiale per la sicurezza degli Stati Uniti e gli interessi esteri, è stato redatto da Kissinger per il Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Il memorandum si concentra sull'importanza fondamentale del controllo demografico, delle misure della promozione dei metodi contraccettivi in 13 nazioni a bassa popolazione, note come paesi meno sviluppati. L'argomentazione è che la crescita sociopolitica ed economica di questi paesi è vitale per gli interessi nazionali degli USA, poiché l'economia statunitense richiederà quantità sempre maggiori di minerali dall'estero e questi paesi potrebbero generare forze di opposizione destabilizzanti contro gli USA. Il rapporto Kissinger discute di come esistesse già un precedente per, cito testualmente, tenere conto dei risultati ottenuti in materia di pianificazione familiare e della valutazione dei fabbisogni di assistenza da parte degli USA. Il rapporto prosegue affermando che l'allocazione delle risorse scarse dovrebbe, cito testualmente, tenere conto delle misure adottate da un paese per il controllo demografico. Oltre alla produzione alimentare, il documento osserva anche l'importanza di, cito testualmente, evitare l'apparenza di coercizione nel discutere i programmi obbligatori. Il documento si interroga inoltre sulla possibilità di considerare il cibo, cito testualmente, uno strumento di potere nazionale. Il documento afferma: gli USA sono disposti ad accettare il razionamento alimentare per aiutare le persone che non possono o non vogliono controllare la crescita demografica. Va ovviamente notato che Henry Kissinger, ex segretario di Stato, è da tempo un collaboratore della Fondazione Rockefeller. Le nostre conversazioni sono iniziate con la rivoluzione verde e la rivoluzione genetica promosse dalla Fondazione Rockefeller e ora torniamo al punto di partenza con l'ultima iniziativa della Fondazione, Reset the Table. La Fondazione Rockefeller sostiene che ora che il Covid-19 e le perdite economiche derivanti dai lockdown hanno, cito testualmente, reso più evidenti e gravi le conseguenze negative del sistema fallimentare, la Fondazione osserva che il Covid-19 ha rappresentato l'occasione per trasformare il sistema alimentare statunitense. Il documento della Fondazione Rockefeller intitolato Reset the Table, che illustra come la Fondazione Rockefeller possa ancora una volta utilizzare il proprio denaro e la propria influenza per plasmare la direzione di un settore chiave, questa volta quello dell'approvvigionamento alimentare stesso. Ironicamente il documento Reset the Table rileva anche che la Fondazione Rockefeller ha avuto un ruolo nel seminare e ampliare la rivoluzione verde, pur sottolineando che quest'ultima ha lasciato in eredità, cito testualmente, un'eccessiva enfasi sui cereali di base a scapito di alimenti più nutrienti e una, cito testualmente, dipendenza da fertilizzanti chimici che impoveriscono il suolo e un uso eccessivo dell'acqua. Senza il minimo accenno di vergogna, Rockefeller e i loro simili si presenteranno come la soluzione ai problemi a cui hanno contribuito, che hanno addirittura creato usando lo stesso linguaggio ampolloso e le stesse parole d'ordine alla moda, che hanno permesso loro di infiltrarsi e impadronirsi del sistema educativo, dell'industria petrolifera e del settore medico e di ottenere il controllo delle grandi istituzioni che allevano animali e coltivano il mondo con metodi violenti, distruttivi e costosi. Questo pericoloso cartello monopolistico ha preso il controllo di molti organismi di regolamentazione nazionali e internazionali creati per proteggere la salute pubblica e l'approvvigionamento alimentare. Gli attori coinvolti in questo segmento della piramide del potere continuano inoltre ad usare la propria ricchezza e le proprie conoscenze per sopprimere la ricerca che mette in luce negativamente i loro prodotti e investimenti, inclusi gli OGM e i pesticidi. Infine, questi elementi criminali hanno chiarito di credere che il cibo possa e debba essere usato come strumento di negoziazione o per imporre l'obbedienza alle popolazioni. Soluzioni: sistemi alimentari locali e decentralizzati. Imparare a identificare le persone e le istituzioni che compongono la piramide è solo una componente fondamentale di questo percorso. Il secondo passo, altrettanto importante, è identificare e implementare soluzioni che possono aiutare le masse a liberarsi da queste persone immorali e dalla loro corruzione. Una soluzione applicabile a tutti gli aspetti della piramide è continuare a mettere in discussione l'autorità e le fonti ufficiali. Come dimostrato da precedenti indagini, fidarsi ciecamente della scienza governativa e della ricerca finanziata dall'industria è un errore.
È molto facile ignorare gli avvertimenti di scienziati e professionisti della salute che mettono in guardia sui rischi per la salute e sui danni ambientali causati dai pesticidi utilizzati negli allevamenti intensivi e dagli alimenti geneticamente modificati, soprattutto quando i media mainstream e le principali organizzazioni scientifiche ti dicono cosa e come pensare. Questo non significa che non si debba mai fidare dei media mainstream o della scienza governativa ufficiale, anzi ci si dovrebbe sempre fidare. L'attenzione dovrebbe concentrarsi sull'uso del pensiero critico, del discernimento e di una visione sfumata, anziché su una visione semplicistica in bianco e nero. Un'altra soluzione efficace per liberarsi dal sistema agricolo industriale e dall'inefficiente sistema di distribuzione alimentare è iniziare a coltivare il proprio cibo, che si tratti di un piccolo orto in giardino o di un'iniziativa di agricoltura sostenuta dalla comunità. La chiave è localizzare la propria produzione alimentare, sostenendo o costruendo reti agricole locali e decentralizzate. In questo modo si toglie il potere alle grandi aziende produttrici di uova e al settore alimentare. Allo stesso tempo si contribuisce alla sicurezza alimentare, garantendo che le comunità non dipendano dalle catene dei supermercati per tutto il loro fabbisogno alimentare. L'agricoltura locale basata sui principi della permacultura è anche migliore per l'ambiente e la fauna selvatica. Mentre alcune persone potrebbero scegliere di unirsi a gruppi di persone con idee simili, lasciare le città, acquistare terreni o costruire il proprio paradiso di permacultura, altri rimarranno in città e svilupperanno l'agricoltura urbana e le reti di distribuzione alimentare. La chiave è recidere ogni dipendenza dai sistemi di produzione e distribuzione alimentare attuali. Se le nostre comunità internazionali continuano a permettere che la comodità dei supermercati con le loro infinite opzioni ci distragga dal lavoro sempre più necessario per costruire la sicurezza alimentare, rimarremo in balia dei giganti dell'industria che mirano a manipolare il mondo attraverso la tecnologia, l'energia, la medicina e il cibo. Dobbiamo continuare a mettere in discussione i programmi che ci vengono proposti e ricordare che ciò che introduciamo nel nostro corpo, ciò che scegliamo di usare come nutrimento per il nostro organismo, determinerà la direzione della nostra salute mentale, fisica e spirituale. Non possiamo affidare la nostra salute a coloro che credono nell'uso del cibo come arma. Dobbiamo ricordarci di usare il cibo come medicina. Dobbiamo sostenere le aziende agricole locali e decentralizzate di quartiere in modo che si possano coltivare e fornire colture biologiche ricche di nutrienti alle comunità che storicamente hanno sofferto di deserti alimentari. Questa è la chiave per sfuggire al distruttivo sistema alimentare geneticamente modificato e carico di pesticidi. Questa è la chiave per sfuggire alla piramide del potere. Grazie per aver ascoltato fino alla fine. Vi ricordo che per tenervi aggiornati e per le vostre ricerche individuali, svincolate dalla narrativa ufficiale, avete a disposizione il pratico e fornito indice alfabetico, di cui trovate sempre il link in tutte le descrizioni dei video. Da alcuni mesi trovate anche i compleanni dei video nei primi frame all'inizio della pagina. Sono sempre in pronta consegna i libri Il risveglio e Il secolare nuovo ordine del male. Visto che YouTube ha stabilito che il canale non deve essere monetizzato, sappiate che anche il modesto valore di una buona tazzina di caffè attraverso PayPal è più che gradito.